Ciao! Vuoi vedere come fare il tessuto Chanel sul figurino di moda? Scoprire alcuni trucchi? Guarda questo video! Ciao, sono Patrizia, questo è il mio canale Patò74 dove puoi imparare a disegnare e colorare la moda. Il tutorial di oggi l'ho dovuto dividere in due parti perché sennò era troppo lungo. La prima parte, quella di oggi, sarà con i pastelli dove vado a colorare il tessuto Chanel con delle tonalità tenui. La seconda parte, quella della prossima settimana, invece sarà un bouclé di lana, uno Chanel scuro che vado a realizzare con il pennarello nero e la penna al gel argento. Quindi se vuoi vedere alcuni trucchi guarda il tutorial di questa settimana, la seconda parte la pubblico la prossima settimana. Se ti interessa l'argomento e vuoi imparare a disegnare la moda, iscriviti e clicca sulla campanellina per non perderti nessuna delle mie novità. Io sono Patrizia, questo è il mio canale Patò74, guardiamo il tutorial. Ciao! Bene, intanto capiamo più o meno cos'è il tessuto Chanel. Questi sono alcuni capi di Chanel, ma il tessuto che viene chiamato genericamente Chanel è un bouclé, un tweed di lana, quindi un tessuto che ha più colori con una superficie irregolare, con dei nodini, con alle volte anche un po' sfrangiato. Per capire come fare quindi questo bouclé, questo tweed, questo Chanel, per capire come fare bisogna intanto individuare il colore portante, cioè di che colore lo faccio il capo. In questa diapositiva vi faccio vedere più o meno un'idea, quindi il primo Chanel è azzurro, il secondo, il colore dominante, è rosa e nel terzo, essendo un nero, si usa diciamo il grigio o il nero. Quindi bisogna trovare il colore dominante di questo tipo di tessuto. Intanto puoi anche andare a vedere che si tratta di un tessuto che ha una superficie irregolare, quindi una superficie mossa, e io quando lo disegno lo devo dare questo effetto di tessuto con una superficie irregolare. E poi dopo che si è individuato il colore portante bisogna trovare i colori secondari, come vedete in questa diapositiva. Adesso passiamo alla prima parte del video. La seconda parte sarà quella con lo Chanel scuro, la prima parte è questa con lo Chanel chiaro. Vediamo come realizzare questo Chanel con i pastelli. Ho già preso i tre colori che possono andare bene, quindi sarà l'azzurro, il rosa e il lilla. L'effetto, parto con l'azzurro, quindi io parto con l'azzurro e vado a fare che cosa? A dare un effetto più lineare, perché è uno Chanel che ha comunque dei contrasti abbastanza lineari, quindi mi ricorderò sempre che sarà un po' sfumato perché è comunque un tessuto mosso, quindi con una superficie ruvida, e ha quasi un effetto di quadretto. Posso anche dare quasi un effetto di quadretto. Chiaramente se voglio dare l'effetto della superficie mossa bisogna che faccia del tipo corricciolo, vedi? Dare questi effetti così, ok? E quindi lo faccio nel piccolo, mi sono fatta dei riferimenti. Così. A questo punto è chiaro che andrò ad aggiungere i secondi colori. Quindi il secondo colore, prendo quest'altro colore qua e vado a
dare l'effetto sempre in alcuni punti. Quindi non sarà uniforme, non deve essere uniforme, non deve esserlo, e deve comunque dare la sensazione di essere un tessuto mosso. Avere una distribuzione abbastanza regolare. Poi ci vado ad aggiungere anche il violetto e gli comincio già a dare un effetto un po' più di quadrato. Quindi con il pastello io sto dando un effetto di Chanel, così. Poi vado a ritoccare man mano dove mi serve. In pratica che cosa ho fatto? Cosa ho fatto qua? Ho fatto, te lo faccio più in grande, ho dato un effetto così, ok? Poi ci sono andata a ritoccare con il rosa e poi ho dato l'effetto che va giù così e poi ho dato questo effetto con il lilla, perché comunque la struttura sarà una struttura così, dove ho in questo caso un po' di azzurro qua, un po' di rosa e poi il mio lilla. Però non lo faccio così, lo faccio con i movimenti circolari, perché mi dà l'effetto del mosso. Quindi l'effetto del mosso me lo dà con i movimenti circolari e vado a fare tutte le sfumature che voglio. Esco dai bordi qua, ecco dai bordi qua, da un effetto diciamo di Chanel, lasciando il bianco sotto però, perché il bianco è il fondo che serve a me. Quindi se poi voglio dare un effetto di ripasso, a questo punto devo dare l'effetto del ruvido con il ripasso e avrò il mio effetto Chanel. Chiaramente dovrò sempre ricordarmi dove è un po' di sfrangiatura e il fatto che comunque c'è questa parte ruvida e poi c'è questa parte liscia, ok? Quindi questo è l'effetto Chanel dato con il pastello. Adesso qua faccio una cosa alla veloce, ok? Quindi ho utilizzato i 3 colori e il foglio sotto, però ho comunque dato un verso. Se io vado a vedere,
se vado a vedere, ho comunque dato un verso, e poi qui l'ho tutto sfumato con movimenti circolari. Poi alla fine, quando lo sono andata a ripassare, ho fatto questo effetto nei contorni che andasse a fare il contrasto con la parte liscia, quindi questa è la parte liscia, questa è la parte del bouclé, quindi anche questo effetto qua, quando vado a fare i contorni, e il ricciolo, quindi però in piccolo. Bene, questo è il risultato finale della prima parte, fatto con i pastelli, uno Chanel su base chiara. Il prossimo video, che è quello della prossima settimana, faccio lo Chanel su una base scura con un altro tipo di tecnica, cioè con i pennarelli. Quindi mi raccomando, ci vediamo il prossimo fine settimana per il continuo del video. Ciao da Patrizia Patò 74 e non dimenticare di iscriverti. Ciao!